Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Minchia quanto cazzo sono bianco. Che fine. Vabbè, sono sicuro che molti di voi non sapranno che purtroppo prima di aprire il canale su YouTube ho vissuto un anno negli Stati Uniti, precisamente in Florida, e ho lavorato nel posto più magico del pianeta, vale a dire Disney World. In questo video quindi ripercorrerò tutti quelli che sono stati i momenti più belli, folli, divertenti e curiosi del mio anno negli States. Alle mie parole ovviamente ci vedrete accompagnati dei video che per la maggior parte non sono nient'altro che le storie Instagram dell'epoca. Inoltre, come potete vedere dietro di me, ho comprato e piazzato questa board, sulla quale man mano andrò poi ad inserire tutti i vari ricordi che mi sono portato dall'America. Mi inizio a scusare in anticipo perché la qualità delle storie ovviamente non sarà incredibile, è un formato diverso e alcuni video saranno addirittura in verticale, però capitemi, non avevo ancora idea di aprire un canale riguardo questa roba, quindi ci dobbiamo accontentare per stavolta. Quindi partiamo subito col giorno della partenza dall'Italia, 9-10 marzo 2019. Ovviamente il protagonista della storia sono io, perché, come dice il video, è la mia esperienza. Però quella notte con me c'erano anche mio cugino Simone e il mio migliore amico Sean. In realtà è sempre molto divertente ricordare come li ho convinti a venire in America con me. Mio cugino all'epoca era neodiplomato, era tipo luglio, quindi aveva da poco finito gli esami, forse addirittura gliel'ho detto prima. Forse stesso il giorno dopo il diploma, applicammo per lo stesso lavoro, mi pare di sì, comunque lo chiamai poco prima che si diplomasse e gli dissi: senti cugino, comunque ci sta sta opportunità, può essere che io vada a lavorare negli Stati Uniti, può essere anche di no, comunque tentar non noce, che fai, vuoi venire? Sì. Così, as simple as that. Un mese dopo quindi ero in vacanza in Abruzzo, vicino all'Alba Adriatica, Tortoreto, con i miei migliori amici, col mio gruppo di amici, e mi ricordo perfettamente che eravamo seduti sulla spiaggia io e Sean, dopo una partita di pallavolo, e io dal nulla ho fatto: senti, comunque io può essere che vada, vediamo come va, può essere che vada a lavorare negli Stati Uniti, vediamo un po' com'è, qua là, ma ti andrebbe di venire? Sì. Così ragazzi, tutti e due mi hanno dato una risposta monosillabica, sì. Tant'è vero che dopo siamo andati a finire tutti quanti in America. Chiusa questa parentesi e tornando quindi al 9 marzo, il giorno della partenza, avevamo organizzato una festina in piazza la stessa sera, cioè poche ore prima della partenza, con tutti i nostri amici, durante la quale abbiamo aperto bottiglie di spumante, bevuto un po', ci siamo salutati, i bei tempi prima del Covid, e la serata è finita con tutti questi amici, più o meno una ventina, una trentina di persone che ci accompagnano alla stazione del bus e ci salutiamo là. Ancora oggi, a dire la verità, lo ricordo come uno dei momenti più belli e forti di tutta l'esperienza americana, nonostante comunque fossi ancora in Italia. Il viaggio che ci attendeva era lungo, ma lungo, cioè veramente veramente lungo, infinito. Bus da Napoli a Roma 4 ore, dopodiché 2-3 ore in aeroporto, non ricordo, aereo per Londra, 2-3 ore in aeroporto, 10 ore d'aereo per Orlando. Ma io mi sto veramente trasferendo in America con voi. Cioè, chi sei addirittura da Cupià? Cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo copiando due passaporti tutti uguali. Manco a dirlo, una volta atterrati vi lascio solo immaginare quanto eravamo eccitati. Ah, anche perché ho dimenticato di dirlo prima, noi non stavamo solo andando a lavorare, stavamo andando a fare un programma assurdo per Disney che ci avrebbe permesso da lì a poco di andare a vivere in particolari complessi di house, dicevo, che ci avrebbe permesso da lì a poco di andare a vivere in particolarissimi complessi di case detti housing, la cui età delle persone che ci abitava, tutti partecipanti al programma da parte di tutto il mondo, variava dai 18 ai 30 anni. O almeno così doveva essere, così credevamo, ma questa è un'altra storia e ne parleremo più in là. Comunque, tornando a noi, potete immaginare cosa credevamo ci aspettasse. Ma al di là di questo, sono sicuro che se chiedeste a una qualunque persona che sia atterrata a Orlando quale sia la cosa che l'ha colpita di più nel momento in cui è scesa dall'aereo, sono sicurissimo vi risponderebbe il caldo. La sensazione che provi appena varcata, diciamo, la porta dell'aeroporto è quella di soffocare. Un'umidità folle che letteralmente ti toglie il respiro del tutto.
Ovviamente il tutto amplificato dal fatto che dentro l'aeroporto c'è l'aria condizionata a meno 30 gradi, roba che ci stanno i pinguini vicino al nastro che ti aiutano a prenderle, le valigie, e poi esci fuori e ci stanno i coccodrilli pronti a sbranarti. Questo per farvi capire un po' il clima particolare del posto. La prima notte comunque la passiamo in hotel dopo aver fatto un primissimo giro piccolo della zona e aver mangiato una discutibilissima pizza da Domino's. E non sapete quanto pagherei ora per mangiare quella pizza di Domino's che poi ti adegui e inizia veramente a piacerti. Ma comunque il mattino dopo siamo fuori dall'hotel e finalmente pronti a iniziare la nostra esperienza in Disney. Io e Simone quindi diventavamo ufficialmente roommate, mentre Sean andava a vivere poco distante da noi, circa 10 minuti di auto, ma comunque ci separavamo. Le prime settimane in realtà non saprei neanche come descriverle, sono un mix folle di ansia, gioie, dolori e folle divertimento. La prima spesa ci ha letteralmente violentato. Tra cibo, cose per la casa, cose per il bagno, minchiate, eccetera, eccetera, ci venne a fare circa $350. Beh raga, spesa leggera, abbiamo speso secondo me un buon $300 sui 200-110 a testa, va? Sappia già. Ovviamente diviso 2. E non comprammo niente, Il giorno dopo fummo costretti a tornare di nuovo al Walmart e prendere altri $150 di roba. Stavamo diventando poveri, praticamente poveri, ancora prima di iniziare. Stonks. Ma mo scendiamo? Tutto fatto sul sofa. Fa un po' impressione comunque riguardare questi primi video di casa mia a marzo del 2019 perché è estremamente vuota. Vabbè, comunque, tornando a noi, fino al primo stipendio, quindi, dato che stavamo diventando poveri, come ho detto prima, ci toccava stare, diciamo, un po' bassi e limitarci un po'. 2 hours later. La mattina invece era divisa tra banche, uffici, training della Disney, perché comunque ancora dovevamo iniziare a lavorare, mentre la sera invece cazzeggiavamo in giro per i complessi e facevamo conoscenze. Cosa ti sembra tutto questo? Pare una sagra. Una sagra? Una sagretta, sì. Una segretta, sì. Qui a volte la situazione sfuggiva di mano chiaramente, però al Paul Walter. Passiamo adesso ad una nota dolente. Quello di cui vi ho parlato, la storia di cui vi ho parlato fino ad ora è sostanzialmente una storia di coppia. Tutto quello che era stato fatto fino a quel momento e la maggior parte delle cose che sarebbero poi state fatte dopo, le ho fatte in compagnia di mio cugino, che come vi ho detto prima era il mio roommate. Ma il nostro appartamento era da 3, non da 2. Il primo coinquilino. Americano, 24 anni, per comodità lo chiameremo Marco. Ovviamente nome fittizio. In realtà non lo abbiamo conosciuto fino alla prima sera. Cioè, nel senso, noi siamo arrivati al mattino, siamo entrati in casa verso le 11 e la sua roba era già lì, ma lui non c'era. Peraltro si era anche premurato di prendersi l'unico letto singolo che c'era e ci aveva condannato al bunk bed, il letto a castello. Cosa che comunque ci scombussolava un po' i piani. Comunque una volta sera sto ragazzo torna da dovunque fosse e viene a presentarsi a noi. Avevamo notato un comportamento un po' anomalo, a dire il vero. Aveva iniziato a sudare tantissimo, ma proprio grondava come se qualcuno avesse tipo delle gocce sopra la sua testa che gli cadono. Insomma, sudava da morire. E poi aveva molta fatica a parlare con noi. Non che non lo capissimo, perché comunque l'inglese all'epoca già lo parlavamo quasi come l'italiano. È che proprio non riusciva a parlare, balbettava tantissimo ed era quasi incomprensibile. Fino a quando, senza neanche troppi giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato, ci dice che soffre di una leggera, a suo dire, forma di autismo. E già, vedete voi che sfiga, la prima volta che vado a convivere con qualcuno, il mio primo roommate al di fuori di Simone, soffre di autismo. Non che sia un grosso problema, però comunque è una situazione nuova e non proprio semplicissima che magari, si poteva evitare. Però comunque in realtà non era un grosso problema all'inizio.
Certo parlava nel sonno ad alta voce, non lavava i piatti. Scorreggiava e faceva seguire sistematicamente uno strano verso. A volte si è anche masturbato sul divano che era in comune di tutti. Però, insomma, cose. Il problema vero è iniziato a sorgere nel momento in cui non ripuliva nulla, tra cui i nostri spazi comuni. Ragazzi, questa è la storia che ho fatto 4 settimane fa, dove si può notare questo scatolo, quello a terra, che sarebbe questo. C'è. Siamo seri? 4 settimane, siamo seri? E inoltre la casa ha iniziato a puzzare di un marcio e di uno schifo clamoroso, perché praticamente lui dormiva sul divano che doveva essere in comune di tutti, seminudo, e ci sudava sopra e il sudore si impregnava nel divano che creava una bomba tossica dentro casa, una roba proprio disgustosa. Un giorno la puzza si fece talmente forte che io, in preda a quasi sforzi di vomito, dovetti uscire e recarmi in security, dove spiegai l'intera situazione alla guardia. La security salì a casa, mise 3 passi, fece 3 passi dentro casa, guardò il casino che c'era in giro, diciamo le parti sue, e scappò perché stava per vomitare. Alla fine di questo gli venne rifilato un warning, ma a dire il vero la situazione non cambiò più di tanto. Pulì, sì, ma neanche troppo. Fortunatamente dopo un paio di mesi, cioè a me dispiace, però fortunatamente dopo un paio di mesi fu terminato e ci lasciò casa libera per circa un mesetto, perché poi arrivò l'altro roommate, il nuovo roommate, che col senno di poi era meglio Marco. Però quella è un'altra storia e la andremo a vedere prossima volta o più tardi. E comunque incredibilmente ci cambiarono il divano, cioè non li avevano mai cambiati nella storia di sto programma, da quel che so, e a me diedero un divano nuovo, nero, che mi invidiavano tutti, bellissimo, che poi abbiamo tenuto fino alla fine. È un po' troppo grande, poi dopo dovrò tagliarlo, far qualcosa. Vabbè. Il lavoro. Finalmente si iniziava a lavorare. Ma finalmente per davvero, stavamo diventando poveri, ma poveri. Una volta finito il training con la Disney. Peraltro è lo stesso che indossa Deadpool in una foto promozionale che non mi ricordo dove ho visto. Si entrava finalmente a lavorare camerieri. Mai fatto in vita mia, però easy, imparo in fretta. In realtà è tosta all'inizio. Tante cose da capire, tutte le procedure, tutti i vari ruoli. Il cameriere poi in America è completamente diverso da quello che intendiamo in Italia, il lavoro del cameriere. La pizzeria dove lavoravo io era immensa, una roba allucinante, più di 2000 coperti al giorno, ritmi da fast food nonostante non fosse per niente un fast food. Una roba, raga, assurda, veramente assurda. Gente che corre, al contempo ride, al contempo piange, bestemmia, sbraita, insomma il circo. Noi lo chiamavamo così, il circo. Puoi reagire in 2 modi ad una cosa così. O lo ami o lo odi. Io personalmente l'ho amato dal primo momento. Ma questo sono io. Molti l'hanno odiato. Non sopportavano le regole abbastanza severe, alcune per la verità discutibili, oppure non sopportavano i manager, i guest, gli shift, il ritmo infernale. Diciamo che è soggettivo, però fatto sta che se volevi lavorare bene dovevi correre. Prima di imparare a correre però te tocca studiare. E neanche poco, a dire la verità. Per diventare server, vale a dire waiter, vale a dire cameriere, che è comunque l'unico modo per iniziare a fare dei soldini, quelli che a noi piacciono tanto, la procedura imponeva di passare 4 test diversi. Come se non bastasse, poi dovevi anche farti tutta la gavetta da busboy, host, lavorare al chiosco, lavorare al fast food, fare il runner. Un processo abbastanza lungo, una bella rottura di palle, insomma. Però ci sta.
Una doppia vita, le feste, Happy Monday. E questo non so neanche come spiegarvelo. Sostanzialmente era una festa. Qualcuno direbbe una festa di merda, qualcuno direbbe una festa come tutte le altre. Per me era semplicemente la festa. Il party più malato tra tutti, gente che beve, gente che canta, gente che beve, canta e beve, e canta e scopa e vomita e beve, e canta e scopa e vomita e beve. Una cosa veramente folle. Domani e domani tutti quanti a Central Gang, e domani tutti quanti. La sbocca, proprio la sbocca sicuro. Ma, oh, quanto è comodo che la sbocca. Bevo, mi ubriaco e sto felice. Ricorderò cantando e sto intorno a me. Matto, ragazzi. Sostanzialmente era una serata a tema gioco che si teneva tutti i lunedì. Team contro team, nazione contro nazione. C'ho un'idea. Voi non potete avere idea di quanti ricordi con questa addosso. Questa ovviamente era una tipica maglietta del team, nel mio caso dell'Italian Team. Ogni lunedì comunque si affrontava un team diverso, quindi una nazione diversa, e solitamente era maschi contro femmine. Però c'erano anche molte eccezioni, a volte si faceva anche maschi contro maschi. Ah, a proposito, mes amis, met la baguette d'Anton. L'attaccamento comunque che si generava a questa maglia era una cosa incredibile. Tutto ciò che non ti aspetti, rappresentare la tua nazione in una gara di bevute, praticamente. Spettacolare, fui stregato. Ne ho fatti 52, ne saltai solo uno in tutto l'anno. Appartenenza alla maglia, you know what I mean? Il gioco comunque era semplice, bere tutto il contenuto di una cup, cioè di un bicchiere di plastica che ha la grandezza, per farvi capire, in una cup intera ci va una lattina di birra intera, da 33 cl, e poi flippare la cup, cioè fare in modo di far finire la cup che abbiamo appena bevuto e poggiato sul tavolo sul lato opposto rispetto al quale abbiamo iniziato, ma vi lascio qualche video per farvi capire meglio. Oh, qua tocca quasi a me. Ogni turno c'era una modalità diversa per farlo, con una quantità diversa di birra, eccetera, eccetera. Ogni lunedì era un macello tra pre-party, party e after party, non si capiva letteralmente nulla. E ovviamente, solita fortuna, la maggior parte dei martedì mattina era sveglia alle 8 per andare a lavorare. Ma non si mollava un cazzo. E questo non solo per l'Happy, ma per tutte le varie feste che ci siamo fatti. Quindi letteralmente una doppia vita divisa tra buongiorno signori, how are you today? E bevi porco te! Il primo viaggio, Miami. Avendola a 3 ore di viaggio da casa, quale poteva essere la prima meta se non Miami? Per andarci scegliamo una macchina in affitto molto sobria, la Dodge Charger, una bestia da circa 400 cavalli, una delle muscle car per eccellenza. Ciaone! Una cosa di una cattiveria rara. In realtà mi sorprese vedere che una macchina di quella stazza potesse arrivare alla velocità di 247 km/h. L'ho letto su internet, non l'ho provato, ci mancherebbe. Comunque, Miami, se devo essere completamente onesto con voi, non mi ha fatto impazzire.
l'ho vista un po' come una Rimini che ci ha creduto di più. Cioè, aspettate, ti passa delle gran belle vibes, ovviamente. Però probabilmente più un posto che va vissuto rispetto a visitarlo 2 giorni di sfuggita. Mi è piaciuta comunque tantissimo South Beach, con quelle spiagge immense e i bar, i locali. Forse di giorno è addirittura più bella, ragazzi. È incredibile, veramente incredibile. Ma poi il caldo che fa, ma che bello, ragazzi. Mi ha fatto impazzire l'oceano, che per me, che sono di Napoli, rivedere il mare dopo 3-4 mesi comunque ci voleva, mi aveva fatto bene. E per la verità basta così. Purtroppo, ed è una delle cose che rimpiango di più, non ho potuto farmi nessuna serata a Miami, anche perché ero con Simone, che all'epoca per l'America, per gli Stati Uniti era minorenne, a quanto pare a 19 anni non sei pronto ad andare in discoteca. Comunque mi riservo il diritto di rivalutarla quando ci riandrò e farò festa. Ragazzi, quindi siamo giunti alla fine di questa prima parte. Quelli che avete sentito infatti sono più o meno il riassunto, alcune delle cose belle, un po' delle cose che mi sono successe nei primi 3-4 mesi della mia esperienza in America. Il primo approccio, ecco, tanto è vero che la board è praticamente vuota, anche perché ho perso tutti i biglietti aerei del primo viaggio, eccetera, eccetera, tra il casino che successe quando dovevo tornare, il Covid, vabbè, un bordello. Comunque il meglio deve ancora venire. Nei prossimi video infatti ci sarà New York, Las Vegas, Porto Rico, tra i vari viaggi, altre feste folli e poi il lavoro e sarà molto figo. Quindi, per questo video, per pubblicare la seconda parte, voglio almeno 200 like. Non chiedo tantissimo, però mi farebbe molto piacere e sarebbe un grande segno di apprezzamento. Inoltre iscrivetevi al canale per fare in modo di rimanere sempre aggiornati e condividete questo video. È arrivato il momento per me di spingere un po' e cercare di tramutare questo canale YouTube in qualcosa che poi in futuro possa darmi del lavoro, perché purtroppo divento povero. Comunque, se avete qualche domanda non esitate a farla nei commenti, cercherò di rispondere ovviamente. E quindi niente ragazzi, ci vediamo presto, prossimo video, la seconda parte più o meno 1 settimana, 2 settimane, fatemelo sapere anche quello nei commenti e ciao!